Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro e le tendenze energetiche disponibili per la sua vittoria personale, per il suo successo, per la svolta dei prossimi 15 giorni. Abbiamo la carta del carro, amici del Toro. Potrebbe fare riferimento ad un viaggio, ad uno spostamento, ad una scelta da dover effettuare. Andiamo a vedere con i tarocchi di cosa si tratta. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se volete il vostro oroscopo personalizzato dalle letture collettive, vi consiglio di ascoltare anche l'ascendente, segno lunare e di unire tutti e tre gli oroscopi, e ho pubblicato una guida per farvi capire come fare, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata, e poi ci sono anche i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Abbiamo un 4 di pentacoli, la regina di bastoni, la torre, un 2 di spade, cavaliere di bastoni, 9 di coppe e 6 di coppe. Ok ragazzi, adesso andiamo a vedere un pochettino carta per carta le energie singolarmente, dopodiché andiamo col messaggio finale, col messaggio generale. Allora, partiamo da questo 4 di pentacoli che può rappresentare una situazione di stabilità o di staticità. Magari è un po' che fate sempre le stesse cose, è un po' che non lo so, è come se aveste una routine ben salda. Andiamo a vederlo questo qua. Guardate, prendo queste tre che sono scivolate. 4, 5, 4. Allora, 9 di spade, amanti, re di coppe e forza. Potrebbe essere una questione relazionale, come se ci fosse un po' di perdonate per come ve la butto giù, però acqua stagnante in una relazione. L'acqua fa riferimento ai sentimenti e alle emozioni. In realtà poi vediamo un re di coppe che è una carta che indica sentimenti che salgono e scendono, o meglio, emozioni che salgono e scendono. Però questo 4 di pentacoli mi dà proprio l'idea di qualche cosa che è statico, è fermo, è bloccato. Andiamo a vedere la regina. Imperatrice, 7 di coppe, è come se non poteste fare quello che volete. Andiamo a vedere anche la torre. 4 di coppe, 5 di coppe. Guardate, ho la sensazione che questa staticità non sia di per sé negativa, il punto è che è come se ci fosse un po' di noia, se vogliamo. Si fanno sempre le stesse cose, sempre la solita dinamica, oppure
Non lo so, è come se ci fosse qualcosa che appunto ha bisogno di una spinta con questa forza. Qui ho l'idea che non vi sentiate liberi ehm, di espandervi, di, mm, di vivere alla luce del giorno, mi viene da dire. Ci sono delle possibilità che si possono aprire, questo 7 di coppe potrebbe far riferimento alle idee che voi avete per espandervi, alle idee che voi avete per concretizzare qualche progetto, però è come se ci fosse una situazione ben solida e stabile all'inizio, che può essere una relazione affettiva di coppia, considerato gli amanti e il re di coppe, mm, insomma, che per certi versi vi limita, o è una staticità che vi porta allo stare in coppia, o è una staticità che è all'interno della relazione. Però arriva anche questa torre. Fatemi vedere il 5 di coppe. Allora, questa torre potrebbe arrivare perché non prendete in considerazione certe cose. La torre è quella carta che rompe le sicurezze, rompe questo 4 di pentacoli, quello che era certo, quello che era già costruito. Quindi in qualche modo diciamo che questa staticità si rompe. C'è bisogno di una guida, perché abbiamo un papa, è come se avessi bisogno di un mediatore, è come se, ragazzi, qualcuno o avesse fatto una mossa o volesse fare un qualche tipo di mossa o semplicemente vuole uscire da questa torre e le carte, insomma, ho come l'idea che dobbiate chiedere aiuto a una persona esterna perché voi non siete in grado di vedere tutta la situazione completa. Avete una mentalità con questo 5 di coppe, il 9 di spade e il 2 di spade piuttosto dubbiosa, fumosa, mi verrebbe anche quasi da dire di carenza, perché il 5 di coppe è una di quelle carte che si focalizza su quello che ha perso, non su quello che è ancora in piedi. E siccome questa torre la vedo arrivare con una certa prepotenza, ora è una stesa di 15 giorni, 20 al massimo, quindi insomma spero che non sia troppo pesante per voi. Però secondo me, affidandovi ad un mediatore, ad una guida spirituale, a una guida esterna, a un consulente esterno, secondo me riuscirete a mediare, a prendere una decisione. E passiamo da questo 2 di spade, che è proprio la carta del bivio. No, sì, ragazzi, ce l'avrete chiaro, ce l'ho chiaro già anch'io, anche senza arrivare fino alla fine della lettura. Sia che sia una relazione di coppia, sia che sia una relazione lavorativa, è come se lo stare con questa persona, ehm, sento che la collaborazione in sé vi dà forza come azienda, come immagine, come notorietà, però è il lavorare con questa persona che vi limita, secondo me. Vorreste fare cose, ci sarebbero anche le possibilità di fare cose, ma io ho la sensazione che la persona non vi aiuti e quindi ad un certo punto potrebbe arrivare come una delusione, mettiamola così, questa torre potrebbe essere una delusione e da lì il punto di muoversi, di prendere una decisione, ok? E qui è proprio, mi viene da dire, la fine del gruppo, la fine della collaborazione e l'indipendentizzazione, ce l'ho fatta a dirlo. Ok, quindi il 9 di Pentacoli è una carta anche di lavoro autonomo. Per qualcuno potrebbe essere il ok, ehm, preferisco stare single, preferisco rimanere single.
perché vi dico, la torre è ben potente, quindi non vi nego che, cioè come energia in sé, non dico proprio in questa lettura, adesso vediamo poi che cosa esce dopo, però fino ad adesso l'unica proprio un po' forte di carte è la torre, quindi potrebbe essere una delusione, una semplice, mettiamo una delusione, che però a voi smuove il terreno solido che avevate creato, e potrebbe essere una cosa che avete dato per scontato, potrebbe essere qualcosa che scoprite del partner ed è da lì la decisione di dire ok, boh, basta, ho deciso, mi muovo da questa relazione. Però che cosa succede? Siccome avete la mentalità, diciamo, come vi dicevo prima, 9 di spade, 5 di coppe e 2 di spade, la guida vi viene bene per capire se effettivamente è la vostra testa che la vede così grossa oppure se effettivamente per qualsiasi altra persona questa delusione è effettivamente pesante. Vederla così vi direi che è piuttosto pesante per qualsiasi persona, eh. Poi un'altra cosa, non abbiamo bisogno di un fatto come scusa per prendere una decisione. Cioè, se vi sentite bloccati, se vi sentite costretti in una situazione o in una relazione, quello è già un motivo sufficiente per rivedere le cose. Non avete bisogno di un detonatore esterno che vi dia ragione, perché quello è l'ego. E qui c'è proprio la caduta dell'ego. Andiamo avanti. Vediamo il cavaliere di bastoni. Perché io sento, cioè, voglio dire, cavaliere di bastoni, cavaliere di spade e asso di bastoni, cioè, voglio dire, dopo questo passaggio, dopo questo cambio, dopo questa, se vogliamo anche crollo piuttosto che rottura, sento che qui ragazzi inizia, guardate, c'è Cavaliere di Bastoni che proprio ha un'energia che è dirompente, che va, che è felice, allegro, poi il Seme di Bastoni è una di quelle carte con tanto fuoco, a cui piace divertirsi, l'allegria, la compagnia, ballare, festeggiare, avete un Asso di Bastoni che di solito parla sia di un hobby ma anche di una passione che inizia, proprio una passione a livello di chimica, a livello sessuale. E c'è anche un cavaliere di spade, cioè sento come un momento travolgente, dopo che voi avrete preso questa scelta, ok? Il 2 di spada rappresenta proprio il bivio e il carro secondo me è il momento della scelta e come affronterete quindi il bivio, diventerete molto più indipendenti, liberi mi viene da dire, perché qui poi inizieranno i divertimenti ragazzi, ok? Andiamo a vedere il 9 di coppe, perché il 9 di coppe è la carta della piena soddisfazione, dell'appagamento personale. C'è un 7 di pentacoli al contrario, è qualcuno che non aspetta più, che va, che corre verso la sua strada, verso quello che gli spetta, verso quello che merita. Abbiamo una temperanza al contrario, no? Direi che queste sono troppe, una sola per la temperanza. Asso di pentacoli, andiamo a vedere anche il 6 di coppe, 6 di pentacoli e 8 di bastoni. Guardate ragazzi, è bellissimo perché vi verrà come questo entusiasmo, questa nuova voglia di vivere, sento, e vi dico, la lettura dura 15-20 giorni, quindi è una cosa che sta per arrivare. Prima dovrete passare da questa torre, a meno che qualcuno non ci sia già passato, vi dirò. Perché effettivamente potrebbe essere già un'energia avvenuta, però vi sento poi andare liberi verso nuove mete, verso nuovi orizzonti, verso nuovi pretendenti, verso nuove fidanzate potrebbe essere, però con una saggezza diversa, perché qui non sarete subito disposti a mettere il seme, sarete curiosi di andare verso il mondo, ma è come se per adesso non mi fermo con nessuno, per adesso mi godo la vita, per adesso scambio le energie, chiacchiero, conosco la persona, non inseguo più il sogno romantico, perché è come se fosse quello che vi ha portato qua. Non che sia sbagliato, però troppo rosa
è un po' illusorio, ecco. Guardate, io non sento che la relazione in sé, perché qui avete la carta degli amanti, quindi in realtà non è un momento negativo di blocco, nel senso che mi sento bloccato negativamente, no? Però è come se la relazione o la situazione fosse arrivata ad un punto di quiete, di calma, di routine, dove sì c'è solidità, sì c'è comunque un buono scambio, ma è come se aveste bisogno di espandervi, di qualche cosa di più. Se per caso siete in una coppia e state cercando dei figli e dall'altra parte non c'è risposta, sento che anche quello potrebbe essere un motivo abbastanza importante per poter prendere una decisione definitiva nei confronti del vostro partner e aprirvi ad altre prospettive. Io ho come la sensazione che vogliate, perché c'è un'imperatrice, è come se aveste voglia di crescere, di creare, di fare, e qui c'è anche un asso di pentacoli, che è vero, è al contrario, ma è lì. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo, vediamo che messaggi vi danno in più. Conoscenza, wow, conoscenza profonda, carta numero 43. È importante conoscere bene l'altra persona, ovviamente non si finisce mai di conoscere qualcuno neanche dopo anni di convivenza, però la conoscenza profonda non è solo dell'altra persona, ma è anche la mia conoscenza profonda. Io conosco a fondo me stesso, me stessa e quindi non mi mento. C'è uno scambio equo di energie, di confidenze, di affiatamento, di come si dice? Sì, è come un poco per volta. E poi conoscere il perché per voi sono importanti certi obiettivi. È come se nella relazione bellissima o calma o comunque normale o comunque la relazione che bene o male tutti vorrebbero, potrebbe anche essere un lavoro, vi dico, una collaborazione, è come se avessi bisogno di qualche cosa in più e questo qualche cosa in più fosse solo una vostra esigenza, non dell'altro o dell'altra, e che quindi a un certo punto decidesse di mollare il colpo, di lasciare andare e di andare verso nuove e avventurose, aggiungerei, prospettive. Andiamo a vedere una carta delle fatine. Wow, manifestazione, avete un asso di bastoni, ragazzi. L'asso di bastoni è l'azione fatta con determinazione, con passione, con intenzione, con convinzione, con fuoco, con grinta, proprio per manifestare. E la carta qua vi suggerisce di essere molto chiari e onesti per quello che riguarda i desideri che state cercando di manifestare nella vostra vita, la storia iperromantica, la storia tutta perfetta perché in un certo senso già ce l'avete, ma va a noia. Cioè, è come, non è che va a noia, ho usato la parola sbagliata, non vi permette di crescere, non vi permette di sfidarvi, di mettervi alla prova, di crescere, di evolvere, di fare cose nuove, di sperimentare la vita semplicemente. E poi vi consiglia di scrivere quello che volete manifestare su un foglio, che è il passo numero 1 per la manifestazione. Poi abbiamo chiedi per un aiuto e qui intende all'aiuto celeste, all'aiuto divino, ragazzi, o diciamo all'aiuto di chi è più in alto, mettendolo in un termine un po' più concreto se vogliamo. Potrebbe venirvi bene andare con un angeologo. Effettivamente qui abbiamo il Papa, che potrebbe essere un maestro, una guida di tipo proprio spirituale. E poi abbiamo vai fuori. Ma qua lo farete, eh? Non vi tirerete indietro, soprattutto nella seconda parte, diciamo nella seconda settimana. È tempo di andare fuori e di sintonizzarvi, scusate non leggevo bene,
con il potere della pace della natura. In qualsiasi posto tu sia, sentiti una cosa sola con il tuo habitat. Sì, ma sento questa riconnessione col proprio fuoco interno e io qua. Andiamo a vedere un'ultima carta, un oracolo dei semistellari. Release. Rilasciare, ma qui lo farete, devo dire. Rilascia tutto quello che ti tiene lontano dal tuo schema di autenticità. Sì, è come se ci fosse un blocco dell'espansione che voi deciderete di tagliare. Amici del Toro, è una bella lettura. Fatemi sapere poi nei commenti che cosa avete in programma, se ci sono già dei progetti che bollono in pentola, mi raccomando, o se magari avete già vissuto questo momento torre. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita basato sulle credenze limitanti, mi potete contattare via mail o poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro. Per il resto vi dico, anche nella sezione degli abbonati tratto il tema delle credenze limitanti. Anche lì, se volete dare un'occhiata ai video, potete entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via trattando. Sono 4 playlist, ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma, date un'occhiata alla sezione degli abbonati. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!